oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi propongo la seconda parte di un video che ho girato 5 anni fa, alla buon'ora, ovvero il video nel quale vado ad aprire e condividere con voi il contenuto della mia scatola dei ricordi. Perché sì, signori cari, ho una scatola dei ricordi. Da brava accumulatrice seriale e nostalgica mi piace spesso e volentieri rileggere i vecchi diari, riguardare le vecchie foto e di tanto in tanto anche andare a riaprire la scatola dei ricordi all'interno della quale ho conservato cose random dal mio passato. Ovviamente non vi farò vedere le cose che ho già mostrato nel primo video di 5 anni fa, che se vi interessa guardare trovate cliccando qui sopra la mia capoccetta bella. Comunque metterò il link anche nella info box. Ce ne sono delle altre, ne ho aggiunte soprattutto durante il trasloco, quindi se voi siete pronti io andrei a scoperchiare la scatola dei ricordi e vedere cosa ci racconta del mio fulgido passato. Secondo me ci sarà da ridere. Vediamo. Pesco a caso e ovviamente non riuscirò a farvi vedere tutto, ma anche un po' chi se ne frega, non è necessario. Ho una serie di biglietti di concerti, per la precisione, questo vi dà un po' il metro dei miei gusti musicali. Green Day a Milano, Dio solo sa, nel 1995, costo del biglietto 25.000 lire, signori Rimelli, chi offre di più? Bellissimo concerto, adoro i Green Day. Concerto dei Marlene Kanz. Qui l'anno non pervenuto, ma credo che saremo sempre negli anni 90. Un favoloso biglietto del premio Tenco di Sanremo del 1995, quell'anno lì pem pem pem. Poi parcheggio della festa nazionale di liberazione comunista, attenzione, Pisa, a Pisa, sicuramente ci sarò andata per qualche concerto della festa di liberazione. Parcheggio costava 2000 lire. Così. La rava e la fava, una roba che uno dice che diavolo è. Questi li vendevano durante l'eclissi del, Dio solo sa, immagino sempre anni 90, per poterla vedere senza bruciarsi la retina. L'ho tenuta. Volantino del mitico, indimenticabile Reggae Pub, luogo di ricordi indelebili e alcuni invece delebili, perché a forza de beve alcuni li ho dimenticati. Parliamo del Reggae Pub a Cannigione in Sardegna. Ora dovete sapere che con la mia amica Alessia Antonella ho trascorso in Sardegna a Cannigione molte estati al tempo dell'università, conservo ricordi bellissimi, altri invece sono un po' così, un po' più nebulosi, e comunque il punto di riferimento quando si trattava di ballare, bere, passare una serata tra amici era senza dubbio il Reggae Pub ogni sera, ripetutamente, e infatti conserva un posto speciale nel mio cuoricino. Poi abbiamo assolutamente random il mio abbonamento dell'autobus per andare a scuola. Qui sarà 1990, non lo so, a vedere dalla foto, vogliate gradire la foto, faccio un close up dopo perché sennò non si vede, una giovane ingenua Giuliana, conciata con una camicia inguardabile e la famosa frangia anni 90, fine anni 80, inizio anni 90, bella, complimenti. Attenzione, perché qui abbiamo tutta una serie di ricordi legati a una parte della mia vita che definire imbarazzante è un understatement. Dovete sapere che nell'ultimo anno delle superiori io e la mia amica Antonella, che abbiamo studiato insieme, avevamo sviluppato una passione, una grande passione per il rap. Ascoltavamo solo rap, sappiate che parliamo del 92, ecco. C'erano le prime posse, insomma eravamo veramente prese molto bene, talmente bene che ci era venuto in mente di creare e fondare un gruppo hip hop femminile che per l'epoca era abbastanza innovativa come idea. Vabbè. E ci eravamo esibite con il nostro gruppo creato costringendo a forza alcune delle nostre compagne a partecipare ad una festa che si teneva ogni anno fra tutte le scuole della città. Ogni scuola si esibiva e poi c'era un vincitore e incredibilmente avevamo vinto il contest con il nostro gruppo rap, i 3 Biv, e questo
e il volantino, perché avendo vinto quel contest c'era stato permesso di esibirci una seconda volta in una discoteca. Mi chiedo ancora adesso, cioè, ma tutto bene, gestori della discoteca? Tutto bene? Quindi volantino dell'esibizione dei 3BIV con, attenzione, pass creato da noi, non c'era bisogno di nessun pass, i 3BIV, io ero MC Ataru. Guardate, mi sto proprio mettendo a nudo, e poi ho tutta una serie di foto, dei quali vi farò close up, di noi che ci esibiamo con tanto di ballerini, ballerini che facevano break dance sotto dove? Dietro di noi, vestite come all'epoca si confaceva un vero gruppo rap. Signore, perdonami, però mi vida loca, ecco. Chiudiamo questa parentesi e procediamo a passi lunghi e ben distesi. Ho tutta una serie di altre foto, non ve le farò vedere veramente tutte una per una, ma le prime che saltano agli occhi sono foto di gruppo, viaggio a Londra, siamo sempre negli anni 90, foto scattata alla stazione underground di Bayswater, dove c'era la nostra, come si chiama, il nostro ostello, conciati in un modo che, signore mio, ecco, aiuto. Foto dei Santo Niente, per chi li conosce non devo spiegare, per chi non li conosce invece, gruppo della scena indipendente anni 90, erano amici e sono ancora amici anche se li frequento molto poco, ci sentiamo soprattutto via social quando capita. Per un periodo, l'ho già raccontato in altri video, avevo venduto il merchandising seguendoli in una parte del loro tour e siccome mi dilettavo con la fotografia avevo scattato anche tutta una serie di foto durante quell'esperienza, che tra l'altro ricordo con grande affetto, cioè sono state veramente settimane indimenticabili. Questa invece l'ho scattata mentre registravano un album acustico. Abbiamo trascorso nel casale di uno dei componenti del gruppo una settimana, due, ora non ricordo, in full immersion, un po' un grande fratello, sempre insieme appassionatamente. Noi ci occupavamo di cucinare e loro registravano il disco. Ma bei tempi, signora mia, non mi faccia parlare. Una foto romantica di, invece passando dalla rava alla fava, della sottoscritta a Brighton, nella prima vacanza studio da sola in famiglia in Inghilterra, in quest'aura, cioè veramente, vabbè. Poi, qua invece abbiamo la mia patente nautica, perché signore e signori, la sottoscritta possiede una patente nautica scaduta ormai da tempo immemore. Potrei eventualmente, pilotare, sto dicendo guidare, pilotare imbarcazioni da diporto. Vogliate apprezzare la foto sulla patente? Ho preso la patente nautica con questo look da punk a bestia anni 90. Immaginate all'esame io e Commenda, è un mare di Commenda e la mia amica Antonella, immancabile amica Antonella in tutte le esperienze più surreali. Direi che siamo quasi alla fine perché ci sono ancora un sacco di cosette, ma non voglio ammorbarvi troppo. E concluderei con una delle robe più assurde, ma discutibile, questo è discutibile. Un boccettino di sciroppo per la tosse giapponese, preso durante il mio viaggio in Giappone, con dietro scritto per la tosse 3 volte al giorno, un misurino. L'ho scritto io perché ovviamente è tutto in kanji giapponesi e chi ci capiva niente. Durante l'unico viaggio in Giappone che ho fatto, ovviamente mi sono ammalata, ho preso raffreddore e quindi avevo dovuto trovare una soluzione. Non so perché, forse perché è giapponese, comunque l'ho tenuto. Sono giapponese, un po' quella roba lì. Sempre anni 90. E concluderei qui il video con l'apertura della mia scatola dei ricordi. Un video strampalato, un video che vi dà però una prospettiva su quella che è stata la mia vita tramite oggetti bizzarri, vari ed eventuali. Vi dico solo così, anche un po' spoiler alert per chi non ha visto il primo video, che lì vi facevo vedere possibilmente cose ancora più assurde, perciò se ve lo siete perso vi ricordo lo trovate cliccando qui sopra o nel link che trovate nella info box.
Direi che per oggi non c'è altro, spero appunto che questo viaggio indietro nel tempo, negli anni 90, vi sia piaciuto, vi abbia divertito. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, amici cari, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi deliranti video. Per oggi non c'è altro, bacio e stampo a tutti voi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!